Ormai ho accumulato una decina di ore di gioco su The Outer Worlds 2 e mi sono domandato: è un vero RPG spaziale che sconfessa Starfield? È davvero ciò che Starfield poteva essere, ma fatto meglio? Ehi là, ben ritrovati, ben ritrovate, sono Tiranno Matto, oggi qui con un nuovo episodio della mia rubrica Prima Impressione. Ancor più del solito ritengo che siano i miei giudizi a caldo, su un'esperienza che al momento è ancora incompleta, ma è già capace di suscitare tantissime riflessioni, le quali non vedo l'ora di condividere qui con voi, proprio perché sono molto profonde e forse divisive. Dunque direi che è arrivato il momento di entrare un pochino più nel dettaglio, dritto al sodo. Prima però rispondiamo alla domanda: di cosa si tratta? The Outer Worlds 2 è un sequel molto atteso. L'ambientazione è fantascientifica, certo, ma è molto ispirata al genere Fallout, anche perché il game design è praticamente lo stesso di un The Elder Scrolls. Obsidian Entertainment arriva da una celebre storia. Hanno sviluppato il secondo capitolo di Knights of the Old Republic del marchio Star Wars, così come Fallout New Vegas. Per non parlare poi della saga fantasy, insomma, sono uno studio abbastanza navigato con i giochi di ruolo. Outer Worlds 2 è ambientato nel sistema di Arcadia e gli eventi sono scollegati da quelli del primo capitolo, ma ci sono molti riferimenti che giocatori di ritorno potrebbero apprezzare. Il world building e la narrativa sono molto critici e non la toccano piano su temi abbastanza importanti come la salute, la malnutrizione, l'egemonia plutocratica delle megacorporazioni, le derive autoritarie e in generale tutte le sfaccettature più assurde dell'animo umano, che si applicano specificatamente in contesti satirici, sì, ma realistici al loro modo. Le musiche e questo clima un po' anni 50 nello spazio riescono ad accompagnare l'immersione e a sottolineare con forza il tipo di società in cui il nostro personaggio dovrà agire. Il nostro personaggio sarà un agente del direttorato della Terra, spedito proprio nel sistema di Arcadia perché è di vitale importanza per la produzione dei motori a proiezione di salto, che al momento sono in mano al Protettorato, un regime autoritario a direzione familiare che detesta tanto il direttorato quanto le megacorporazioni. Se avete giocato al primo capitolo di The Outer Worlds, conoscete magari Spacer Choice e la zia Clio, che si sono fuse nella scelta della zia per il secondo capitolo. Come potete intuire, look narrativo è molto forte, non vi voglio fare spoiler, sappiate soltanto che dal tutorial la storia non farà che accelerare in un vortice disastroso. Non aspettatevi un'avventura completamente open world, ma è un discorso complesso che affronterò durante tutto questo video, quindi vi invito a rimanere un altro po' con me. Vi invito anche a lasciare un commento con la vostra opinione per rispondere alla domanda che è presente nel titolo e che cercherò di elaborare con tanto di mia risposta nel prosieguo di questa analisi a caldo. Non vi nascondo subito che il mio giudizio di The Outer Worlds 2 è estremamente positivo. Avevo bisogno di un RPG del genere che mi desse queste sensazioni che posso catalogare come un insieme di morbosa curiosità, entusiasmo infantile e gioia, semplice gioia del gioco. Sapete, uno dei miei problemi principali con i giochi di ruolo moderni è che o sono estremamente lineari e corti, oppure sono degli open world pazzeschi che mettono anche l'ansia a uno che, come il sottoscritto, è abbastanza completista, perché c'è tantissima roba da scoprire, così tanta che quasi si rimane paralizzati. Potrei fare 1000 esempi, ma rimaniamo concentrati su The Outer Worlds. Nella rubrica Prima Impressione cerco di sottolineare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di un titolo quando possibile. Quindi perché non iniziare subito con i pro? L'ambientazione vuole che ci siano degli elementi da sparatutto, pur dandoci anche la possibilità di scegliere fra prima e terza persona. E su questo voglio sottolineare quanto l'accessibilità del gioco sia fenomenale. Abbiamo tantissime opzioni per personalizzare la nostra esperienza, il che nel 2025 dovrebbe essere la norma, ma di solito non lo è, quindi per me è un grandissimo punto a favore del titolo. Ma soprattutto, passando oltre l'accessibilità, questo è un gioco di ruolo.
fatto da degli sviluppatori che sanno benissimo come rendere interessante un gioco di ruolo. Se non vi piace leggere, se non vi piace impegnare la vostra mente nell'immersione, nelle scelte, ovviamente non vi potrà piacere. Come non potrà piacere a tutti coloro che non hanno apprezzato il primo capitolo, perché The Outer Worlds 2 non è altro che il sequel giusto, corretto, che contrariamente a titoli del momento come Bloodlines 2 non tradisce la sua anima, la sua natura, anzi fa esattamente quello che un sequel dovrebbe fare: migliorare, ampliare un game design già stabilito, creando continuità non solo narrativa ma nei sistemi, ampliando tali sistemi, rendendoli più moderni ma senza snaturarli. E non vi preoccupate, è pieno di scelte e ogni scelta, spaziale o della zia, conta davvero. Ci sono tantissimi tratti fra cui scegliere e non potremo tornare indietro se non dopo la fine del tutorial, una volta sola. Quindi costruire la nostra personalità, capire chi vogliamo essere nell'universo di The Outer Worlds è estremamente importante e avrà delle conseguenze, che siano nel combattimento, nei dialoghi, nella risoluzione delle quest o nello sblocco di altre funzionalità da gioco di ruolo. Avremo le abilità, certo, così come avremo anche i talenti che saranno sbloccati da alcuni livelli delle abilità. Nei dialoghi, tantissime cose che potremmo scegliere di dire dipenderanno proprio dalle nostre scelte pregresse, che siano dipendenti dalla personalità, dalle nostre capacità, oppure da scelte fatte effettivamente. C'è una grande conseguenzialità, una cura direi maniacale, proprio a rendere credibile ogni percorso, ogni diramazione. Non mi capitava da un bel po' di tempo di rigiocarmi subito con grande voglia e curiosità le prime fasi di gioco, scegliendo personaggi e strade differenti. Perché di solito gli RPG moderni non vanno a premiare questo tipo di rigiocabilità, non la stimolano. Anzi, hanno un atteggiamento molto sbrigativo con scelte e conseguenze. Obsidian invece ha capito che la rigiocabilità è dipendente proprio dalla conseguenzialità delle scelte del giocatore. E poi, a prescindere dalla bussola morale delle nostre scelte, ci saranno sempre delle ricompense dietro l'angolo. E alla fine, se dovessimo determinare i 4 punti cardinali di un RPG, si tratta sempre di immersione, esplorazione, gioco di ruolo nelle sue sfaccettature più classiche, quindi tra abilità, talenti e personalizzazione, e le ricompense significative, che siano oggetti appunto o semplicemente lo sviluppo della narrativa. Non serve ambire a grandi scale quando basta riempire con cura poche e giuste mappe dettagliate e che sanno comunicare, che sanno rappresentare realismo e che così permettano anche alla storia di svolgersi all'interno di esse, senza lasciare spazi vuoti. Di sicuro c'è ancora tanto altro che potrei dire per i lati positivi di The Outer Worlds 2, però non credo che sia ancora il caso. Queste sono le mie riflessioni a caldo, appunto. Non voglio fare una recensione, né mi voglio arrogare il diritto di aver capito tutto di questo titolo. Con 10 ore, il giudizio è solo preliminare. Dunque direi di passare anche ai contro. Nelle ore che ho giocato già ne ho individuati alcuni. C'è un motivo se credo che abbia sconfessato Starfield, ma non è una convinzione cieca, perché Outer Worlds 2 ha un sacco di problemi. Partiamo da quelli più gravi e meccanici. Il gioco ha dei problemi di ottimizzazione palesi. Anche su un computer di alto livello non arriva ai 60 fps con il ray tracing attivo. A me non è successo, ma ho letto e constatato di tantissimi crash to desktop da parte di altri giocatori. Si percepisce ogni tanto lo stutter e la fatica del motore di gioco. Vado un po' a controbilanciare, andare controcorrente dicendo che sì, questo è un contro, ma va anche detto che la qualità delle animazioni, i dettagli e la grafica generale, per quanto non brillino, sono solidi, sono oltre il decente, sono quasi distinti.
non ottimi, ma andando oltre il lato tecnico credo che ci siano dei contro relativi proprio alla tipologia di gioco di ruolo. Lo stile grafico è particolare, sì, richiama molto Fallout, che era l'aspirazione di The Outer Worlds, ma credo che sia fin troppo goliardico per un sequel, soprattutto perché c'è anche un'evoluzione narrativa e mi sarei aspettato l'inverso di quello che è successo con Avowed, che da Pillars of Eternity è diventato più vibrante, colorato, appunto da contenuto corporativo moderno, un po' come Dragon Age Veilguard, per fare un esempio, solo puramente sullo stile grafico, va bene? E sulla scelta di questi colori vibranti in ogni rappresentazione. Credo che The Outer Worlds 2 avrebbe potuto osare di più verso il realismo crudo. Un altro contro è la politica dei companions. Non mi aspettavo sicuramente un classico RPG alla Baldur's Gate, però li ho trovati molto bidimensionali finora. Magari avrò modo di ricredermi perché appunto devo finire il gioco, ma non mi sanno né di carne né di pesce, e soprattutto come vengono gestiti nel combattimento. È vero, sono migliorati rispetto al primo perché le abilità non vanno più a interrompere con una cutscene il flusso del combattimento, però sono veramente semplificati, sono 2 pulsanti. Capisco che abbiano scelto la strada alla Mass Effect ancora più semplificata, ma gli manca qualcosa, sia a livello narrativo sia a livello meccanico. L'ultimo contro per me è marginale, ma immagino che per molti di voi invece possa essere forse il più pesante, il più importante, che è il concetto di mondo semi-aperto, di dedizione allo sviluppo di alcune aree di gioco, eliminando i contenuti secondari e aggiuntivi che di solito in un gioco stile Elder Scrolls e Fallout sono molto presenti. Forse in questo Obsidian ha ancora tanto da imparare, ma io capisco la scelta di non allargare tanto il mondo e di conseguenza anche di non allungare troppo il brodo con le missioni. Di per sé è già stato detto in tantissime recensioni, The Outer Worlds 2 è breve. Io non sono d'accordo che sia realmente breve, perché in 10 ore, prendendomi il mio tempo e giocando soprattutto missioni secondarie, non sono ancora uscito da Isola Paradiso, la prima regione di gioco dopo il tutorial. Eppure non sono nemmeno sicuro di essere a buon punto per la storia principale nella prima regione. E da questo punto vorrei allacciarmi alla questione successiva. Che cos'è un vero RPG? Io ritengo che un RPG debba avere quella bussola con quei punti cardinali già citata prima. Se non ci sono l'esplorazione, l'immersione, i sistemi di ruolo da gioco da tavolo e delle ricompense significative di qualsiasi natura, non si può parlare di un vero RPG. Non è facile sviluppare un sequel. Fallout New Vegas o ti piace o lo odi. E io penso che The Outer Worlds sia un sequel stellare che riesce a sottolineare la tragicommedia di questo universo, della natura umana e delle nostre questioni etiche, politiche, esistenziali, di tutti i giorni, ridendoci sopra con un po' di satira, non prendendosi troppo sul serio e puntando anche al far divertire i giocatori. Perché se ci divertiamo è più facile riflettere, è più facile abbandonarsi in questa immersione, in questo flusso di coscienza, recependo i messaggi degli sviluppatori. The Outer Worlds 2 sconfessa Starfield perché non ha la pretesa di essere apertura di un intero nuovo universo al giocatore, che poi inevitabilmente finisce con il diventare una grande festa della proceduralità, del riempire tantissimi spazi con il nulla cosmico, letteralmente, perdonatemi la figura retorica. The Outer Worlds 2, secondo me, riesce a darci un'avventura concentrata, che ci stimola la curiosità, che ci vuole far continuare a giocare e che al contempo riesce a incuriosirci su tutte le alternative di scelta presenti nella storia e nel mondo di gioco, anche nelle piccole cose.
a me è rimasto proprio impresso il pensare, mannaggia, però potevo rispondere l'altra cosa. Cosa sarebbe potuto succedere se avessi avuto quell'abilità per scegliere quel dialogo? Cosa sarebbe successo se avessi supportato questa fazione invece che quest'altra? L'esplorazione del mondo è collaterale all'esperienza e se volessimo veramente giocarlo a modo e a fondo, dovremmo dare in Outer Worlds 2 la priorità a tutte le quest secondarie prima di proseguire con la quest principale, anche sperimentando quella piccola esplorazione mirata nelle mappe che non sono gigantesche, ma che sono molto ricche. È qui lo sconfessamento vero. Avere uno scopo, una direzione narrativa ed artistica, prendendosi il rischio di mostrare e non raccontare, come per quanto riguarda i conflitti fra le fazioni, con un sistema di reputazione che va ad ampliare le possibilità in mano al giocatore. Al contrario, Starfield ci presenta una situazione di guerra civile già risolta, eliminando il fattore fondamentale dei giochi di ruolo, la cosiddetta player agency. Facciamo un esempio banale: uccidere personaggi non giocanti importanti per la trama. Non possiamo farlo nei titoli più recenti Bethesda, ma in Outer Worlds 2 sì, e dobbiamo vivere con le conseguenze delle nostre azioni, per quanto esse siano catastrofiche. Certo, possiamo ricaricare il salvataggio, ma se volessimo sperimentare l'opzione di, per esempio, uccidere uno dei primi NPC che troviamo a Isola Paradiso e che ci permette di andare avanti collateralmente su un binario che ci porterà allo sviluppo della quest principale, che non è l'unico, attenzione, potremmo comunque ucciderlo, potremmo dire va bene gioco, voglio fare di testa mia, voglio sparare a tutti e verremo premiati. E nel sistema di gioco ci sono i difetti che avvengono sul nostro personaggio quando compiamo determinate azioni ripetutamente. Giocare il cosiddetto murder hobo alla Dungeons and Dragons che uccide qualsiasi cosa è assolutamente possibile. Volete essere caotici, malvagi, pazzi totali? Potete farlo. Certo, il gioco sarà più difficile, ma è il bello della sfida e della scoperta. Mi potreste dire, va bene tiranno, ma sparare a zero su Starfield è come sparare sulla Croce Rossa o picchiare qualcuno sul cesso. È vero, assolutamente. Avevo già fatto un paragone fra quello che Starfield stava cercando di offrire e No Man's Sky. Sono due giochi molto diversi, ma perché? Perché Starfield non è altro che un miscuglio, mentre The Outer Worlds e No Man's Sky sanno benissimo cosa sono e cosa vogliono e lo fanno a tutto tondo. Il problema è riuscire, come dicevo prima, ad avere una direzione e questo titolo riesce assolutamente a mantenerla. Per concludere, ci sono comunque alcune cose da valutare. Ne vale la pena comprare The Outer Worlds 2? Vale i soldi che chiedono? Perché effettivamente la Premium Edition sono un centone. Certo, potreste aspettare invece che giocare da subito come ho fatto io per poterci fare dei contenuti, perché non mi regalano ancora tutti quanti una chiave di gioco in anticipo esclusivo. Oppure vale la pena giocarci più tardi, quando sarà in sconto. Queste sono valutazioni che dovete fare voi. Io vi consiglio di dare ad Outer Worlds 2 una chance, anche se non vi è piaciuto il primo capitolo. Sono sicuro che tale sequel in realtà sia in grado di convincervi ed appassionarvi, magari facendovi anche rigiocare il primo. Ciò detto, io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno. Se volete droppare un like mi farebbe un sacco piacere, condividere e commentare aiuterebbe sicuramente il video un pochino a spingersi nel mondo cruento di YouTube. Se volete recuperare in differita la live in cui ho provato per qualche oretta di Outer Worlds 2, o se voleste vedere delle guide su questo canale per facilitarvi l'approccio di Outer Worlds 2, perché il mondo è pieno di guide ma per lo più sono guide inglesi, lasciatemelo scritto nei commenti. Ancora vi ringrazio per essere rimasti fino a qui, uno speciale ringraziamento agli abbonati del canale, direi tiranno matto out, perché questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.